Ciao, oggi vi parlo della Pilot Hiro Utsushi. Che cos'è? Sono stato molto indeciso se comprarlo. Beh, intanto questo è il suo involucro. Eccolo qui, che cos'è? È un pennino ad intinzione? No, dai, adesso ditemi che dopo un centinaio abbondante di anni per conquistare l'alimentatore sulla penna stilografica, torniamo ad acquistare invece un pennino ad intinzione? No, c'è qualcosa che non quadra nella testolina di Marco Chiari. Beh, a dire la verità, c'è il suo perché, lo vedremo insieme. Innanzitutto, è minimale, anzi, a dire la verità, anche un po' tanto leggerino. Per chi è abituato magari a qualche bacchetta, a qualche cannuccia come queste, può sembrare addirittura troppo leggero, ma davvero tanto leggero, il che comunque non guasta certe volte. Il pennino è quello Pilot. Un Pilot come tanti altri ne abbiamo visti, anche se questo gode di una sua grafica. È plastica, né più né meno, anche se è molto ben riuscita, secondo me, questa scritta. Non c'è altro però, eccolo qua, è una cannuccia, e se guardiamo dal punto di vista frontale, eccolo qua, potete vedere che il pennino è innestato in questo cilindro, né più né meno che potrebbe essere per esempio su una Tachikawa come questa. Né più né meno, e infatti, guarda caso, il pennino si innesta molto bene anche su questa. Di quali pennini stiamo parlando? Stiamo parlando dei pennini Pilot, pennini quelli che vanno bene ad esempio per la Plumix, Pluminix, Lightive Explorer e così via. E allora torno a domandarmi di nuovo, ma perché comprare una penna, insomma un pennino ad intinzione come questo? In effetti con gli stessi soldi posso comprarmi la Pluminix o la Plumix o la Pluminix, che hanno lo stesso pennino, qualche gradazione in più al loro arco e qui c'è soltanto una cosa, la massima libertà di provare gli inchiostri, intingere, pulire, sciacquare e mettersi subito a scrivere con una tinta diversa, approfittando di che cosa? Della qualità dei pennini che Pilot ci mette a disposizione. Già, perché che siano quelli classici, che siano i super quality, chiamateli come volete, abbiamo la possibilità di usare un pennino fine oppure un pennino medio, ma anche, come vi ho detto, possiamo andare a prendere in prestito dei pennini come può essere per esempio questo B, il CM, l'extra fine, insomma, sbizzarrirci in che cosa? Soprattutto nel provare gli inchiostri e provarlo senza dover sciacquare l'alimentatore, cambiare il pennino, fare qualche ciclo di pulizia. Tic tac, proviamolo subito. Quante volte ci è capitato di voler provare un inchiostro chiaro, per esempio come il magnifico Tabacco Sunburst di Diamine, oppure un colore come questo, bello, molto bello, ma bisogna poi anche cacciarlo via da alimentatore e pennino, oppure altri colori. Beh, ecco fatto. Pennino ad intinzione è la risposta che ci manca. Come vedete, basta appena intingere. Questo è un pennino di gradazione fine. E c'è tutta la qualità della finitura Pilot. Come scrivere, come una prera, come una Kakuno, ma forse anche di più. Guardate, ho dato appena una piccola intinzione, ma mettendone un pochettino di più, come in questo caso, posso andare avanti per parecchie righe. Allora, questo qui è il tabacco. Certo, la leggerezza forse può spiazzare all'inizio, però diventa invece un valore aggiunto nel momento in cui vogliamo controllare la nostra grafia. E adesso si sta esaurendo.
Eccolo qua. Insomma, si può scrivere anche un pochettino di più di quello che verrebbe da pensare, tutt'al più la differenza vado a cercarla con un pennino come questo, per esempio, con lo steno. Lo vado a cercare con una dip pen, con una glass pen, e la differenza c'è perché qui sappiamo tutti anche a che tipo di problematiche andiamo incontro nel flusso che, come per molti strumenti di scrittura, diventa molto più copioso una volta che abbiamo appena intinto, e quindi la saturazione, la capacità coprente sono parametri che vengono modificati. Qua invece in questo pennino abbiamo assolutamente una omogeneità nell'erogazione del flusso, quasi come ci fosse un alimentatore alle spalle. Ammetto che mi ha un po' stupito, ve l'ho detto, ero titubante sull'acquisto, ma sono stato ben compensato. Quando vado invece ad usare un pennino come questo è il Leonard Steno, mi trovo ad avere che cosa? Delle differenze, perché innanzitutto sappiamo tutti che hanno delle caratteristiche ovviamente diverse, e pur essendo un pennino molto disponibile, è cosa ben diversa rispetto a quello. Qui abbiamo la flessibilità, qui abbiamo tante altre caratteristiche che non lo rendono, diciamo così, idoneo a tutte le mani, soprattutto quelle un pochettino meno esperte. Colore chiaro, andiamo, scusatemi, a sciacquare questo, lo abbiamo caricato, perfetto. Innanzitutto ci si accorge subito di che cosa? Di quanto l'inchiostro sia scorrevole, asciutto, lubrificante su un pennino dedicato alla penna stilografica, perché questo è un'altra qualità che per esempio non posso riscontrare sui pennini quelli ad intingimento classici, perché hanno delle finiture abbastanza diverse da quelle stilografiche, in quanto non hanno palline di iridio eccetera. Qui mi trovo abbastanza a casa. Questo qua è il KV Seed. E sono effettivamente molto vicino come sensazione di scrittura a quella di una penna stilografica. Adesso vado a pulirlo. Per pulirlo non serve, come vi dicevo, fare chissà che, basta una sciacquatina, una pulitina così, il pennino è già pulito, e adesso vado a mettere di nuovo una goccia di questo Diamine che mi piace un sacco, e come vedete, senza aver dovuto fare bagnetti, controbagnetti, è già pronto, eccolo qua, disponibile nella sua colorazione, nella sua tinta. Quindi se avete un po' di inchiostri, volete provarli, vi divertite a scrivere anche dei bigliettini, delle lettere, quello che volete, con tante varietà di inchiostri, direi che questa può diventare una buona scelta, perché è vero che tutto sommato è abbastanza simile anche nel prezzo ad una Plumix come quella che ho parcheggiato qui davanti, e si vede che il progetto bene o male è quasi lo stesso, ma la differenza c'è tanta ergonomia in più, tanta velocità in più per quando vogliamo provare degli inchiostri. L'ultima cosa che vi dico è questa, e cioè il pennino di questa penna è quello della Prera, quella della Light Hive Explorer, quindi non servirà altro che sfilarlo. Ovviamente fatelo solo se vi sentite di farlo, non serve neanche una gran forza, perché vedete, eccolo qua, questo è il pennino, e quindi potete andare a prendere il pennino M, il pennino B, il pennino insomma di altre gradazioni, e andarlo ad inserire qui, perché si innesta né più né meno come una qualsiasi cannuccia, ok? Un po' di pressione
e il gioco è fatto. Cari amici, grazie, anche questo lo trovate comunque da Gold Pen, che mi ha dato la possibilità di provarlo e sono proprio contento. Ciao a tutti, alla prossima!